Sono Daria Magidi, sono la CEO di Daxo Group e questo è AI for All. Abbiamo deciso di avvicinare tutti verso queste tecnologie di intelligenza artificiale e abbiamo visto nelle pillole precedenti che cos'è l'intelligenza artificiale, come si distingue dai sistemi tradizionali, cosa sono le reti neurali, il deep learning, il machine learning. Oggi facciamo una cosa molto pratica, quindi vi prego di prendere carta e penna perché oggi impareremo come interagire con questi sistemi, ad esempio ChatGPT, ma potete usare Gemini, Copilot, DeepSeek, qualsiasi sistema. Questi sistemi hanno un modo di interfacciarsi completamente differente rispetto ai motori di ricerca. In un motore di ricerca io metto una parola, nella indicizzazione del suo database il motore di ricerca mi risponde. Nell'interazione con i chat io devo avere chiaro, in un modo cristallino, qual è il mio obiettivo, perché più sono chiara e più sono diretta nell'interazione, più il sistema mi risponde bene. Questa interazione addirittura ora la chiamano prompt engineering, quindi l'ingegneria del prompt, del comando, per poter parlare con questi sistemi. Abbiamo carta e penna e vi consiglio di scrivere 2 colonne. La colonna delle vostre passioni personali, che può essere la fotografia, la nutrizione, i viaggi, e la colonna invece magari più professionale. Ad esempio, il budget dell'anno, voglio creare una startup, voglio ottimizzare la mia situazione finanziaria, cose molto concrete. A questo punto interagiamo con questi sistemi facendo domande precise. Supponiamo che voglio fare un viaggio, non gli dico voglio fare un viaggio, dimmi dove, ma gli dico ad esempio voglio fare un viaggio di 5 giorni nella Asia, voglio vedere più possibile la parte spirituale, la parte templi, più sono chiara, più nella risposta mi darà informazioni profonde. Quindi la prima cosa è il concetto di chiarezza. Se io le dico parlami dei cani è differente che se io le dico parlami dei cani Labrador e quanti anni ad esempio vivono. Secondo concetto molto importante è la contestualizzazione. Quindi ad esempio gli dico creami questo viaggio e gli devo dire ad esempio questo viaggio è per persone over 50 oppure per dei bambini oppure per dei teenager. Più contestualizzo il mio concetto, più il viaggio sarà mirato. Quanti giorni? E gli devo anche dire, si dice il mood, il tono di voce con cui voglio che lui mi risponda. Se questa risposta serve ad esempio per fare la pubblicità di un tour operator piuttosto che serve per un viaggio veramente fra amici. Quando io gli faccio queste, domande, quindi abbiamo detto contestualizzare, chiedere precisione, chiedere anche la lunghezza della risposta. Scrivimi 10 pagine di questo viaggio, no, scrivimi solo 200 parole di questo viaggio. Quando poi mi dà la prima risposta è molto importante il concetto di interazione, cioè man mano che lui mi dà le risposte mi chiede tipicamente lui stesso vuoi che ti approfondisca questo contesto? Quindi si crea una specie di interazione con il sistema. Se io queste domande le faccio ad esempio nel mondo invece professionale, capite che diventa davvero una cosa potente. Supponiamo che io voglio lanciare una startup e gli dico dammi un'idea di una startup che il primo anno possa fatturare 1 milione di euro. Vago. Lui mi chiederà in quale contesto, chi è il team, dimmi meglio e io gli dirò ho ad esempio un'idea di creare un prodotto digitale e il prodotto digitale è in ambito fotografico. Mi chiederà sempre più andando in profondità e la cosa bella è che mi aiuterà nel cosiddetto reasoning, nel ragionamento. Man mano che io vado avanti si ricorda le interazioni precedenti, quindi io non devo ogni volta ripartire da zero.
Se poi prendete la versione, diciamo, a pagamento di una di queste piattaforme, potete addirittura personalizzare la chat per voi. Quindi, ad esempio, dire: tu sei un esperto di viaggi, tu sei un esperto nutrizionista, tu sei un esperto di chimica, ti faccio queste domande. E il livello delle risposte del linguaggio completamente cambia. Quindi capiamo che questi sistemi sono utili se io ho chiaro a cosa mi serve. Se ad esempio io non sono un grafico e la parte grafica non mi interessa e mi è sufficiente la parte testuale e non importa che io vado a seguire le mode, ogni giorno arrivano nuove piattaforme, nuove app. Se invece io sono un grafico, devo sapere che ci sono piattaforme, ad esempio Midjourney, ad esempio Gamma, ad esempio Canva, ad esempio Dalle, che mi permettono di trasformare il mio contenuto testuale automaticamente anche in una bella immagine, piuttosto che interare sempre più con la parte grafica e magari creare una sequenza, creare addirittura un video e creare la musica. Quello che è importante è spiegare bene a questo sistema qual è il pubblico a cui è rivolto. Quindi più noi siamo precisi, più questi sistemi ci aiuteranno. Vi accorgerete, soprattutto se usate la parte grafica, magari avete un'idea di una business plan di un'azienda, lo buttate giù con ChatGPT e poi lo portate in Gamma e vedete che in 3 minuti vi fa una presentazione incredibile, ci accorgiamo che cose che richiedevano ore, settimane, in realtà le facciamo in pochi minuti. Sistemi che sono in grado, ad esempio, di fare il sommario, diciamo, tirare fuori i punti importanti di un documento di 100 pagine. E allora si aprono nuovi scenari sociali. Questi sistemi di intelligenza artificiale faranno sparire dei lavori? La risposta è sì. Come ci possiamo difendere da questo cambio sociale? Ne parleremo nella prossima pillola. Grazie.